E questa qua, Hahaga de Koiri Kairai, che dovrebbe essere tu che puoi diventare G. Senti la musicalità della lingua italiana? C'è niente da fare, mi dispiace, ma sono un po' campanilista oggi. Senti che... Ah no, vabbè, il microfono è qui, non posso parlare qui e tu sei... Vabbè, facciamo così. Senti, parliamo chiaramente di questa cosa. Allora... I manga e gli anime non sono la stessa cosa. L'abbiamo capito, me l'hanno detto appena ho fatto uscire il trailer del video. È vero, mi sono ristudiato la questione, ma ne avevo già sentito parlare. Poi non avevo approfondito, per me era tutto manga e in realtà sono fumetti animati, quindi sono gli anime. Esatto, quelli che abbiamo visto noi da Candy Candy in su, sono tutti anime. E gli anime però dovrebbero avere un legame con i manga, nel senso che i manga erano fumetti, ma guarda, i manga, cioè i fumetti in Giappone sono una storia antichissima, roba dal 1700, non so qual era la dinastia. La dinastia c'entrava con i giapponesi o erano i cinesi, la dinastia Ming, Chung, quella roba lì. No, i cinesi facevano un'altra roba. Questi sono i giapponesi, che è un'altra cosa. Non è che si può fare che gli spagnoli sono come gli italiani, facciamo queste stupidaggini. Colpa mia. Manga e anime in modo particolare, perché ci metti la voce, dato che sono doppiati, e c'è un florilegio di fandub, gente che doppia gli anime e li mette su YouTube. E non so come faccia a starci, perché appena metti un anime su YouTube ti blocca il video in tutto il mondo. Comunque, può darsi che abbiano le licenze per farlo. Ma mentre lo fanno, e a volte lo fanno anche nei corsi di doppiaggio, per esempio, o nei gruppi in cui si parla di doppiaggio. Però, essendo dei fan, molto spesso non hanno la tecnologia in casa, per forza di cose. Non hai uno studio, non ti sei messo, non lo fai di mestiere, ti stai divertendo a farlo, saresti un attore, quindi non ti occupi di roba tecnologica. Però fai questa roba e hai una difficoltà. È qui che io voglio arrivare. La difficoltà sta nel fatto che non parlerò di manga e anime nella loro profondità, di tutta la spiritualità che c'è nei manga e che poi è stata trasportata anche in molti anime, perché in effetti lì c'è, no? Il cattivo, il male che da dentro sorge, il buono che ha il bene che da dentro sorge. Quando questi combattono sono esplosioni, energia che esce, roba che arriva dall'altro mondo, fa queste cose qui, no? E allora tu gli devi dare il tuo volume di voce, cioè tu parli, perché quando si parlano è come se parlassero col pensiero, quindi è tutta la voce così, bassa, ti sto avvertendo, io sono un nemico del male e ti combatterò. E poi comincia a combattere. E quando fa questa cosa il volume va a palla e ti manda in distorsione tutto quanto, e tu hai avuto una performance bellissima, sei riuscito a fare una cosa fantastica, quando la vai a riascoltare è tutta... E sei passato da un anime a Paperino della Walt Disney, che è una storia completamente diversa. Quindi il mio invito sarà di usare due software. Sì, lo so, sono a pagamento, nel senso che Logic ce l'hai su Macintosh, però te lo devi comprare. E invece Reaper, anche quello lo puoi usare dappertutto, ivi compreso Linux nel caso, però te lo devi comprare. Costa 60 euro o 200 euro. Ma se non paghi la licenza, se mi ricordo bene, Reaper fa così. Stai usando il software? Uè, bello, magari compralo. Però continua a funzionare, è carina questa cosa, vero? Continua a funzionare lo stesso. Quindi, se non sei convinto e non hai $60, credo, da spendere, puoi continuare a usarlo. Tanto lo stai usando per fare i giochi. È carina questa cosa. Vabbè, comunque parliamo di cose interessanti, perché io volevo anche combattere la battaglia contro la pirateria, non perché mi interessi che tu non usi software pirata, perché di solito chi usa il software pirata ha questa mentalità. Vorrei un attimo che ci ragionassi sopra. Io scarico il software pirata di Adobe Audition dal mio amico tal dei tali, c'è il crack, e poi uso quello perché è un software professionale. Ho capito che è un software professionale, ma poi lo sai usare? Oppure quell'altro che dice prendo Pro Tools perché Pro Tools lo usano i professionisti. Ma senti, parliamo chiaro. Allora, Pro Tools lo usano i professionisti e sanno che cosa stanno facendo, a parte che usano Pro Tools HD o quella roba lì, poi tu la usi craccata sulla Focusrite. Ma di là di quello, se prendi una cosa craccata vuol dire che non la paghi, ma se non la paghi vuol dire che la merce sei tu. Ok? Ninzo
se ce la farò, ninzo se ce la farò, ninzo se ce la farò. Sì, ce la devo fare. Allora, dov'è che sei finito? Mouse, ok, abbiamo qui Reaper. Parliamo di Reaper come se fossimo dei neofiti e non ne sapessimo troppo. Allora, vediamo, partiamo con Reaper. Guarda l'immagine qui, Vedi se c'è la falce oscura di Reaper. È la signora, la nera signora, la morte. Reaper. Poi, fra l'altro, stavo guardando che la versione che c'è adesso in giro è la 666. Poi parliamo di anime manga. Vabbè, è proprio un video di quelli che ci... Toccatina lì sotto e cominciamo a dare un'occhiata a Reaper. Allora, la prima cosa che ti faccio vedere riguarda questo giochino. Vediamo un po' se riesco a fartelo vedere bene. Allora, questo che vedi è Reaper, ok. Io andrò su Reaper a fare delle preferenze, cioè del tipo, la prima cosa che farai quando lo aprirai, andrai su audio, la prima proprio, poi ti devi studiare anche il resto delle cose, però queste sono proprio le basiche. Appena lo avvii, che ti si presenta questo progetto, andrai qui e sceglierai la scheda audio. Dopo, con quella scheda audio applicata, e in base al sample rate che utilizzerai, potrà essere 4400 o 48, puoi lavorare anche 4400, non c'è nessun problema, ti ritroverai, per esempio, questo di solito non c'è attivo, potresti abilitarlo e portarlo come si chiama? La latenza, anziché lasciarla a 128. Qui era 512, adesso lo metto a 1024 per farti capire bene che cosa intendo dire, che cos'è la latenza. Perché la cosa che ti farò vedere io qui è l'utilizzo di Reaper come scheda audio virtuale, di fatto, che ti consente poi di registrare, fare editing, eccetera. Sì, puoi farci anche i podcast, te lo faccio vedere dopo. Però, di fatto, essendo una scheda audio virtuale che tu puoi sentire direttamente in cuffia, se tu hai un ritorno degli effetti in tempo reale è meglio, no? Più vicino è meglio è. Questo dipende in parte dal tuo computer, dalla tua scheda audio, dalle prestazioni della macchina e anche da questo block size che serve proprio a dirgli quanto devo essere veloce a fare il lavoro, signore, e tu gli dirai molto veloce e lui comincerà a fare delle cose strane perché non ce la fa. Allora dovrai metterlo un pochettino meno veloce. 1024 è tanticchia. Facciamo un doppio clic qua in mezzo, vedi? Qui, in questo punto, se io faccio doppio clic, mi si apre immediatamente una cartellina. In questa cartellina in realtà ci stanno tutti i tuoi file audio, cioè il tuo file audio ci sta, non tutti qui, ne puoi fare più di una anche. Doppio clic se ne apre un'altra, doppio clic se ne apre un'altra, capito? Oppure Ctrl T, cioè Command T per esempio, Command T, hai capito? Sulla tastiera, Ctrl T o Command T a seconda del sistema operativo che usi. Apriamo la prima. Appena premi il record arm, che significa armare la traccia, che è una cosa che arriva dal passato, praticamente quando si armava realmente fisicamente la traccia di un registratore a nastro, si armava la traccia come armare il cane nella pistola, stessa cosa, armi la traccia altrimenti quello non riesce a sparare l'audio. Qui armi la traccia, appena armi la traccia devi andarti a cercare il microfono. Il mio è nella microfono numero 2, da me, da te sarà probabilmente il numero 1 e poi, ecco, adesso senti la differenza, guarda un po', allora guarda, faccio un giochino, metto, no, prima devo fare un'altra cosa, aspetta, ci arrivo, Parapapara, delete, parapapara, prendiamo le Virtual 5 6, eccole qua e io ce le ho qua, benissimo. Allora, adesso io posso spostare su un canale la voce del microfono, che è questa, quella prima che senti, no? Ok, adesso ti faccio sentire meglio. Allora, questa è la voce del microfono diretta, quella che entra, quella che avresti anche tu, che tiene il microfono basso, perché io guarda, il microfono ce l'ho sotto ai meno 21, in modo che quando faccio wow, non vado in distorsione, ok? Perché guarda dove sono arrivato, quasi a meno 6, con il wow che ho fatto qui vicino al microfono. Quindi dopo facciamo il giochino di non andare neanche in distorsione neppure dentro il software, perché ci sarà addirittura un limiter. Però per poter sentire quello che faccio io ho bisogno di avere un tempo di reazione della macchina non troppo lento. Questa qua è 1024, è tanticchia, è molto. Allora adesso guarda, facciamo così, facciamo
128 e poi andiamo applica e adesso la voce la senti quasi allineata, c'è un leggerissimo ritardo, potrei portarlo anche a 32 di buffer, no? 32 sono tutti multipli della 32, 64, 128, io lo tengo a 128 per sicurezza, perché carico degli effetti e questi effetti avranno bisogno un pochettino dovranno usare della memoria per poter essere esercitati. Se è troppo piccola questa memoria non faranno in tempo a elaborare il suono e mandartelo all'orecchio e sentirai delle... sono i rumori classici del coso, ossia del software che non ce la fa lavorare. Questo qua lo mettiamo a 0, allora command click, mettiamo in mute la traccia del microfono e adesso tu mi senti solo da Reaper, direttamente da lì. Quindi se io cambio questo valore tu mi sentirai con un leggero ritardo rispetto al movimento delle labbra, qui invece sono proprio pochi millisecondi, quindi non si vede praticamente niente, ok? Posso chiudere questa, direi. Siamo, sì, perfetto. Come fai a sentirmi? Grazie a questo altoparlantino. Ha 3 funzioni. Questa funzione è in automatico. Questa funzione era spenta. Questa qui invece in grigio ti dà, è manuale e ti dà fuori il suono che esce da qui. Che cosa facciamo noi su Reaper dopo aver fatto questa bella traccia audio? Beh, dopo aver fatto questa bella traccia audio, sapendo che faremo un anime, ce l'abbiamo un anime da far sentire. Aspetta, mi serve il file. Dammi il file, per favore. Anime originale corto, perfetto. Carico un file anime e lo metto sotto, non lo metto dentro la traccia che ho appena creato, ne creo una nuova mettendolo sotto. In questo modo io avrò l'anime qui. Vedi che va a sbalzi? Tic tic tic. È questa calamita, così lo posso spostare in dove pare. Ok, lo metto qua. E poi ti dirò di più. Dato che io dovrò doppiare questa traccia, questa roba qui, questo che è il video, non ti faccio vedere il video al momento perché mi bloccano veramente il video, appena vedono l'immagine, questi qua degli anime, Zaka, Watasa, te ammazzo il video, e lo chiudono e non c'è verso di fare altro. Allora abbiamo messo che qui c'è il video, tolgo il record monitoring su questo perché non mi interessa se si dovesse attivare, c'è anche la funzione dentro alle preferenze per disattivare questa cosa, ma andiamo oltre. Sposto la voce sotto. Ok? L'ho spostata sotto, quindi ho sopra, e qui nel mixer ce l'ho qui, il filmato anime. Adesso abbasso un po' la traccia, questo è un mixer che mi consente di fare il volume. La miseria! È altissimo, è veramente alto, senti che roba. Che fa? Omae? E che? Ore wa! Ore so techino ma sotto techino! Au! Sai, capito? Quindi con questo tu puoi alzare e abbassare il volume di questa traccia. Senti che il mio volume è molto basso rispetto alla traccia originale che io dovrei doppiare, perché io entro senza effetti. Se alzo semplicemente il volume del microfono, il gain del microfono, andrò solo in distorsione. Io devo aumentare la densità del volume, ma direttamente dentro a questa traccia audio virtuale. E mo te la faccio vedere. Vedi che ci sono FX, sta per effetti, FX. Se fosse in italiano sarebbe FT, effetti. Invece è FX perché sono americani. E quindi clicchiamo, se clicco su questa versione, non questa qui, questa qui sotto, questa te la faccio rivedere, no basta, ok? Se clicco su questa io praticamente apro questa cartella dove posso vedere tutti gli effetti che ci sono all'interno, tutti i plugin all'interno del mio computer. Limit. Questa è una figata, questo lo conosco. Questa è una figata, è facilissimo, perché più alzi il gain, cioè in realtà più lo abbassi, più aumenta il volume. Senti che mi stai sentendo più forte e mi senti sempre di più, e se tu mi senti sempre di più significa che io assomiglierò sempre di più al suono del Watasatawa. Senti che aumenta il mio volume? Lo vedi? Aumenta il mio volume. Omae. Ore wa. Ore no sekino makotekino sete. Hai capito? Vedi cosa ha fatto? Mi ha abbassato il suono ogni volta che io entravo. Ore koto somaseto. Capito?
Perché te l'ho detto, gli anime fanno così, prima se le dicono piano e la tua voce si deve sentire, ecco perché devi dargli più forza, e poi se le danno di brutto, di santa ragione, tu andresti in distorsione. In realtà se tu hai un real limit, per esempio, funziona benissimo. Mi piace, teniamo il real limit, mi sembra che funzioni anche piuttosto bene, bello. Ci potremmo mettere anche un LA2A, quello gratuito, per esempio il Lala, si chiama così, il Lala, ma lo facciamo dopo, lo facciamo magari nel podcast. Mi piace il Lala, lo facciamo dopo. Adesso io qui potrei già fare un doppiaggio. Ah sì, lo posso già fare. Se qui c'è un pezzo del doppiaggio che è veramente bello, mi piace tantissimo, perché ci sono degli argomenti da trattare. Senti, Allora, facciamo anche un'altra cosa, diciamo le cose come stanno. E io non posso tenere la cuffia con tutti e due, con il suono su tutte e due le cuffie. Se ho una cuffia aperta sono fottuto perché il suono entra, devo abbassarla di brutto, non devo avere un ritorno in cuffia così forte. Ma se ho una cuffia chiusa posso anche usare la cuffia. Molti in doppiaggio non la usano la cuffia, si usa il telefonino. Dove caspita l'ho messo? Lì sotto c'è il telefonino, tipo proprio un telefono, perché il suono non esce, non rientra nel microfono, è molto meglio. Tanto devi avere solamente la traccia del momento in cui tu devi fare la tua esibizione. Ma se usi la cuffia, per tante ragioni, sposta il suono da una parte. Te lo faccio sentire, Lo sposto da questa parte perché qui è lontano da lì, cioè lontano dal microfono, hai capito? Poi abbasso naturalmente il volume di questo in modo da avere solo la possibilità di sentire quando comincia a parlare, tanto il dialogo lo conosco, quindi lo devo leggere, oppure comunque me lo sono imparato a memoria in qualche modo e non lo faccio rientrare nel microfono, altrimenti nella mia traccia dove registro ci sarà questo. Ok? Allora, anche perché io ho aumentato il gain, quindi sente di più i rumori di fondo. Ok? Tu dici mettici un gate oppure un expander. No, perché nel doppiaggio sono importantissimi anche i respiri, molto importanti. Importante, anche i rumori della bocca, qualsiasi cosa, deve esserci tutto, perché è vita il doppiaggio. E anche i pensieri che fanno loro quando si guardano così in gattesco, si dicono delle cose, maro, e poi a un certo punto litigano, bisogna starci dentro con la naturalezza. Vediamo se riusciamo a farlo, dai, lo improvvisiamo. Poi qui viene giù il mondo. E dopo c'è solo una signorina che guarda quello che è successo e che dice: che casino che avete fatto. E via, basta, ok, salviamo tutto. Abbiamo doppiato solamente questa parte del manga. È importante che noi si doppi questa parte del manga rimanendo in sync, quindi recupero un po' lo spazio, vedi, lo sposto indietro, tolgo questo rumore che non mi serve, poi clicco nella parte qui, faccio S nella tastiera che sta per split, me lo taglio in due, clicco la parte che non mi serve, questa parte qui perché dice che non è parte, la cancello e a questo punto io ho solo la mia parte interessante, che è questa. Senti che a livello della base? Ma miseria. Sono anche troppo alto, devo mettere un effetto nel master, aggiungo un limiter nel master. Lo trovo lo stesso identico che ho messo nel microfono, lo metto anche nel master. Rea limite ci sei, sì, eccolo qua. Ci mettiamo un rea limite anche nel master, che non vada oltre i meno 3 dB, ok? Lo mettiamo a meno 3. E non gli diamo gain. Vediamo cosa succede. Lo riempie tutto, vedi? E io avrò un suono che non sarà superiore ai meno 3 dB perché qui c'è un brick wall selling, possiamo mettere meno 3, facciamo così, ok, che così è più preciso, ma posso anche aumentarlo perché mi basta abbassare questa levetta e questo aumenterà di intensità, ma io non voglio che aumenti di intensità, semplicemente che non mi sfori i meno 3 dB quando vado in play, così anche tu lo senti bene, capito? Ok. Ok, va bene, ci siamo. Ci ho sempre su un canale, va benissimo così. Ora io posso mettere degli effetti aggiuntivi, perché qui ci sta bene un riverbero, cioè sono dentro al non so cosa per fare del non so che, quindi ci serve un riverbero. Ce l'abbiamo un riverbero qui.
Realimit, pitch, strem, verbate, non lo so se è quello, verbate, reaverb, eccolo qua, reaverb. Allora, se io prendo un preset da reverb tipo No Bad Crunch, no, ma questo mi sembra... Oh, bello! Me lo dai in tempo reale, hai sentito? Sì, posso averlo in tempo reale, però questo non viene registrato. Cioè, se io registro questa parte qui di audio, non ci entra dentro. Ti faccio sentire adesso un attimo. Mettiamo in solo. Dov'è che sei? Qui. Metto in solo la traccia e poi vado qui e faccio... Salve, sto registrando con un reverbero in cuffia, ma non è che poi si sente anche qui? Save all. Disattivo il reverbero qui, poi ti spiego perché. Se ascolti... Salve, sto registrando con un reverbero in cuffia, ma non è che poi si sente anche qui? Ne, se tu non lo attivi da qui, non lo ha registrato. È solo in post, si dice reverbero di post-produzione. Se io lo attivo, il fatto che che tu lo senta qui è solo dato da questo. Dicevo, adesso non lo senti più perché ho tolto... Senti che è basso il mio microfono? Devo urlare per arrivare a quel livello là, ti eri abituato bene? Eh? Allora se io vado qua adesso ce l'ho, senti? Salve, sto registrando con un reverbero in cuffia. Ok? Quindi non ce l'abbiamo, c'è solamente questo. Adesso se io prendo questo pezzettino qui, che è quello che ho fatto, gli aggiungo questo reverbero, probabilmente ha più senso. Salve. No, ma vai qui, ricomincia da qui, vai, luppa da qui per favore, non rompere le scatole, vai. Allora io ce l'avevo qui, per esempio. Capito? Ok? Ok, va bene. Allora, un attimo che riprendo questo, devo togliere questo riverbero perché me lo dà in tempo reale e non mi piace che me lo dà in tempo reale. E poi devo chiudere questo, sì, perché altrimenti tu mi senti due volte e la cosa non è bella. Senti che però con l'aumentare degli effetti sono anche aumentati i ritardi. Direi che l'abbiamo fatto. A questo punto, se lo vuoi estrarre, cioè vuoi farne, riabilito gli effetti, vuoi farne un file, ricordati che, allora, se questa base ce la vuoi mettere sotto, devi fare il livello alzando e abbassando qui, poi ci sarebbero anche le automazioni, ma sono un discorso a parte anche lungo da spiegare, però tu puoi fare il livello di questo. Oppure se non vuoi fare sentire la base, ma vuoi fare vedere il video, metti la base a 0, ma non mettere in mute la traccia dove c'è l'audio del video, perché qui dentro ci sarebbe il video. Adesso se io lo faccio vedere da qui, aspetta, lo deformo un attimo in modo che non sia visibile su questa finestra, non così tanto, guarda, perché se lo fai vedere troppo mi bloccano il video subito, immediatamente, 3 secondi il video è bloccato, hai capito? Allora, hai capito, ecco sotto ok, c'è lui, lo avranno visto? Non lo so, spero di no. Adesso io vado in Reaper, lo clicco, File, Render, voilà. Qui posso scegliere se renderizzare l'intero progetto, cioè tutto l'audio prenderà tutto il tempo del progetto, oppure solamente la time selection, che è questa time selection che ho fatto qua, dove ci sono i e qui sotto scelgo invece il formato. Dato che devo fare se volessi fare un audio, farei un wave, lo lascerei come sample rate in questo caso 48 perché ho lavorato a 48 kHz, se no te lo metti a 4400 e fa un'interpolazione. E se lo metti invece, che cos'è l'interpolazione? Lascia stare, lavora allo stesso livello a cui hai lavorato. Lo metto in MPEG 4, H264, audio AC128, questo sarebbe già perfetto per... YouTube, per esempio, faccio il render e ce l'abbiamo, render one file. Questo qua si chiama un titlet perché non gli ho dato un nome, potevo dargli un nome. Adesso se io questo qua te lo apro su un player senza vedere il video, perché altrimenti mi bloccano veramente il video, sai, così. Capito? Ce l'ho qua. Poi qui viene giù il mondo. E va bene, ok. E così ti ho fatto vedere come fare il doppiaggio dell'anime.
si danno delle botte, quello gli passa attraverso il fegato con un cazzotto, ma ti rendi conto che c'è di una violenza, una cosa che neanche su... Non lo so, ci sono dei canali tipo Crime, roba del genere. Dunque, se tu volessi fare per esempio un podcast, adesso te lo faccio vedere. Se devo dirti la verità, ce n'è ancora, ci sono altri trucchi, per esempio il fatto di poter mixare la base senza dover fare le automazioni. Per queste piccole cose è possibilissimo utilizzando un compressore in sidechain, che però è un'ulteriore spiegazione di tutta una serie di altre piccole tecniche che potrebbero aiutarti in questo senso. Non ce la faccio a far star tutto in questo video che è già lunghissimo, ma ne parliamo in un altro video, scusa. Col podcast si può fare la stessa identica cosa, praticamente io adesso sto entrando con un volume molto basso, ma potrei alzarlo perché in realtà il podcast non prevede che tu faccia delle grida manga, cioè non manga, anime, e quindi potresti tranquillamente, però meglio restare cauti, diciamo, tanto posso aumentare il gain come mi pare e come hai visto prima. Adesso ti faccio vedere cosa puoi fare con Reaper, ecco qui la falce della morte. Di nuovo ce l'abbiamo qui, allora vediamo un attimo, facciamo la stessa identica cosa, cioè io vado a mettere una traccia audio, scelgo come avevo fatto prima il microfono d'ingresso e tu mi stai già sentendo, quindi io posso chiudere il mio microfono e tu mi stai sentendo. Dove mi senti? Fammi vedere il routing, andiamo a fare un routing. Ma non su questa traccia, sul master, scemo. Serve a me questo solamente perché io ti esco da questa, mi sentivi lo stesso, solo che non ho controllo altrimenti per la live che sto facendo con te qui su OBS, è vero? Allora, come vedi, io qui ho sempre la stessa traccia e qui ho sempre gli effetti che posso fare entrare. In un podcast io probabilmente metterei due tipi di effetti. Metterei un expander, perché ci sono dei rumori nelle case delle persone che fanno i podcast, che ne so, i nonni che giocano a briscola di là e alzano un po' il gomito, i bambini che piangono al piano di sopra, la ventola del computer, quindi tu vorresti fare sentire un suono un pochettino più isolato. Ora io ti sto parlando con un volume molto basso che ho normalizzato qui all'interno del video in modo che si possa sentire, altrimenti non sentiresti niente a questi livelli. Adesso magari tolgo i livelli, così ti parlo cioè senti la differenza, ok? Uso sempre quelli di Cocos, ma non tutti in realtà. Cioè, anzi no, non voglio usare quelli di Cocos. Mi piace il coso, adesso lo trovo, aspetta, Analogs Obsession, la, eccolo qua, il la, mi piace il la. Come ci metto il la? Allora, il la ci posso aumentare il gain al la, guarda, adesso aumenta il gain e aumenta la peak reduction, lo metto anche come limiter, aumenta la peak reduction, senti che se ne lo esagero, così lo senti del tutto, lo sto esagerando, ok? Faccio una de-enfatizzazione delle basse sul compressore, dovrebbe funzionare su questo, se non sbaglio, ma funzioni così? Ah sì, no, così funziona bene? No, external, sì, scemo, perché external dovrebbe darti il controllo del compressore dall'esterno. Va bene, allora con questo posso alzare e abbassare il gain per regolare l'uscita. Non è un limiter come quello del Rea di prima, però ci può stare anche il limiter del Rea. È solo che questo qui, secondo me, per la voce è ancora più bellino, è più simpatico per fare questo tipo di lavori, per fare i podcast dove devi parlare in un certo modo, dove devi narrare, raccontare le cose. E poi magari hai un po' di rumore, apro la porta così entra il rumore e anche l'aria, e se poi respira, ne è vero, e aggiungo, questo qua lo terrei come limiter, quindi lo terrei in fondo alla scala. I suoni entrano da qua sopra e poi l'ultimo effetto sotto è quello che comanda l'uscita, ok? Adesso aumento, anzi gli do un expander. Quello che mi piace particolarmente è quello della SSL, che lo trovo qui, SSL, dove sei? Adesso ti vedo, channel mono. Sì, uso il channel mono, è l'ultimo della lista, se non l'altro non funziona, non so perché. Non me lo carica. Ecco che l'ha caricato.
Ok, lo vedi qui? Qui si vede? Si vede il channel mono? Perfetto, allora adesso è sotto, bene, facciamo il contrario, spostiamolo, mettiamo sotto questo, lo mettiamo sotto, lo possiamo rimpicciolire un po', così, giusto che si veda questo, questa cosa qui mi interessa che si veda, ok? Questo lo lasciamo lì, poi lavoriamo sull'SSL. L'SSL te lo rispiego velocemente se non hai visto altri video sull'SSL. Ha questa interfaccia, c'è il suono che gli entra, va dentro ai filtri, va dentro entra qui, va nella dinamica e poi va nei filtri e se ne esce il suono. Io utilizzerò non uso praticamente la parte dell'equalizzatore, tranne una parte che è questa qui, che uso perché voglio usarla col compressore. Guarda, il compressore lo metto in funzione, mettiamo un ratio di 3:1 all'incirca, sta già funzionando, te ne accorgi da questa spia gialla che dice, fa la spia, ti dice che sta funzionando, lo metto qua così tu vedi che questo aumenta anche di funzione, cioè man mano che io do volume, do gain all'interno dell'SSL, questo lavora di più, perché? Quindi dovrò abbassare il peak reduction di conseguenza, perché questo funziona così, più segnale gli metti dentro più lui lavora, quindi devi gestire la peak reduction, oltre che l'uscita per evitare di andare con dei livelli. Si vedono un po' qua i livelli? Sì, qua sotto riesci a vedere tutto, anche l'SSL? Sì, perfetto. Allora, qua ci sono i livelli, io sto arrivando non altissimo, direi, proprio non arrivo a dei livelli esagerati, e voglio con questo SSL, dopo aver dato il compressori, in modo che ho 2 compressori che stanno lavorando, de-enfatizzo mettendo in split. Questo split credo che mi mandi il suono prima del compressore praticamente. Facciamo così, questo lo mettiamo come channel out, così siamo sicuri che è esattamente quello, quindi tutta la parte dei filtri lavora prima del compressore e fa in modo che il compressore non sia pesantemente attivo sulle frequenze basse. Non attivo il gate, perché se lo attivo parte proprio il gate, invece io voglio l'expander che funziona molto meglio, e l'expander è questa parte sotto con il verde. Attivo il fast attack, il release lo metto al più veloce possibile e poi comincio ad aumentare il range expand, che dovrebbe fare il solito lavoretto di tenere fuori i grilli un po' di più di quanto non lo facesse senza. Se io lo disattivo, te ne accorgi subito che i grilli ci sono. E così? Ci sono sempre? Uguale? Cambiato niente? No, si sente la differenza. Sono io che non la sento in cuffia perché... Oddio, che cosa ho fatto? Vedi quella cosa che ti dicevo prima? Prima ti dicevo... Aspetta un attimo, devo controllare una cosa. Dammi il control room, togli il talkback. Ok. Sta facendo le bizze, perché ti dicevo prima che questo 64 potrebbe essere poco se metti certi tipi di 128 apply, se metti certi tipi di effetti, se senti che fa queste scorreggette, è quello che ti dicevo all'inizio, praticamente sta faticando a restituirti il suono in tempo reale, quindi tu tienlo un pochettino più in ritardo, ok? O hai una macchina che va a 3500 km all'ora, altrimenti quando carichi certi effetti potresti dover aumentare il buffer, quindi aumentare il numero di quei numeri lì, che sono 32, 64, 128, 256, 512, comunque ne puoi mettere come ti pare, perché in realtà li puoi scrivere, trovi un equilibrio che funzioni sulla tua macchina. Ecco che io sto già uscendo, è vero, con un suono che è adatto volendo. Adesso questo è tanto compresso, e non esagerare, il solito esagerone col compressore, però diciamo che mi consentirebbe di fare una live session per un podcast, ma posso anche registrarlo, ok? Ora, se faccio solo una live session, può darsi che gli effetti li possa mettere anche solo qui, dove c'è FX nella post, diciamo, ma se li metto qua, in realtà io posso già entrare con un suono molto più pulito di quello che avrei entrando con un segnale non trattato. E poi ho sempre il salva Q dell'antidistorsione nel caso nel mio podcast io voglio fare delle cose esageratamente spinte, esattamente come facevamo con gli anime prima, ok? Io qui col microfono sono molto basso,
il microfono se ne sta giù tranquillo, non va in distorsione. Io, se voglio aumentare il gain, non devo fare altro che aggiungere delle cose qui, ma io posso aumentarlo finché mi pare il gain, posso dargli su di brutto e tu sentirai molto di più, aggiungere un altro compressore, un reverb, un realimit o tutta roba di questo genere. Chiaramente più roba metto all'interno di questo di questa macchina virtuale, più il computer faticherà a darmi in tempo reale gli effetti. Quindi ne metti il numero giusto che la tua macchina possa reggere, però puoi anche registrare tranquillamente e il suono andrà a finire dentro il computer e tu lo potrai sentire se vuoi direttamente, è vero, da qui. Faccio così, anche registrare tranquillamente e il suono andrà a finire dentro il computer. Capito? Funziona così. Quindi per i podcast in realtà puoi fare le stesse identiche cose che hai visto fare prima per gli anime e che vedrai fare tra un attimo su Logic, perché su Logic ho fatto la stessa identica cosa e sono solamente diverse le manovre di inserimento dei segnali, ma di fatto una volta che tu fai una cosa di questo genere puoi fare tutto quello che ti pare e hai una scheda audio virtuale in tempo reale, o quasi, perché ci sono pochi millisecondi di distanza da quello che dici a quello che torna, senti un leggero ritardo, ci dovrai fare un po' l'abitudine, e in tempo reale per poter lavorare in condizioni ideali live anche, quindi è perfetto non solo per un podcast ma anche per una sessione dal vivo, per esempio per una registrazione con il tuo studio. Tu sei in vacanza, hai solo il portatile con te, non hai preso la tua Apollo oppure che ne so la tua Antelope e devi fare per una sessione dal vivo. Di solito ci mettevi un compressore, almeno un limiter, qualcosa, perché ti fanno fare delle cose molto spinte, e allora ecco che hai trovato la soluzione. Adesso vediamo anche come si può fare con Logic per chiudere questo lungherrimo video. C'è anche un'altra cosa che non ti ho detto, però è giusto che tu la sappia. Devi salvarli i file, cioè una volta che hai aperto il progetto, la prima cosa che dovresti fare sarebbe fare Command S o Control S sul tuo computer e salvare, ok? Dargli un nome, lo chiami Mario per esempio, che è un ragazzo simpatico, e qui sotto hai la possibilità di scegliere che cosa creare, una subdirectory per il progetto, e allora farà una cartella che si chiama Mario e dentro ci metterà tutti i media del file che hai usato, compresi video, oppure sposterai i video, per esempio, o gli audio che tu hai inserito nel tuo progetto, tutti all'interno di quella cartella. Però una volta che tu lo hai salvato, ecco che dentro alla cartella troverai il nome del progetto, che ti riaprirà il progetto intero, e tutti i file che ci sono stati salvati. Cioè, per esempio nel test precedente anime ne avevo fatto una che si chiamava Untitled, perché non l'avevo nominata, e dentro ci sono il file anime che ho doppiato, è vero, con dentro, e poi dentro la stessa cartella ho fatto un altro progetto che si chiama Mario e dentro ci trovi Mario, capito? L'importante è che tu la salvi, perché poi dopo dentro ci metterà anche i backup. Se succede che cresce o per qualche ragione si rovina il file del progetto, tu hai una versione backup del progetto. Questo te lo dovevo dire assolutamente, perché lo so che ti scoccia salvare la roba, vorresti che si salvasse da sola, invece la devi salvare tu. Preferenze audio. Scegli il canale di ingresso e uscita. Poi c'è il buffer, quello che vedevamo anche prima, che era 512. Io qui lo sto tenendo a 32 per avere un ritorno, una latenza, si chiama così, latenza, estremamente rapida, velocissima. Voglio che il ritorno del suono che mi genera l'effetto che io vado ad applicare sia velocissimo, ma questo me lo permette la mia macchina. Me lo permette il fatto che il Logic e il Mac sono particolarmente in simbiosi. Ecco, se hai una condizione di questo genere e senti che il suono non gracchia, puoi metterlo a 32, altrimenti potresti avere semplicemente un ritardo rispetto al suono che generi tu. Te ne accorgi perché tu parli, però senti il ritorno della tua voce con un leggerissimo ritardo. Io lo tengo a 32. Allora, apriamo intanto Logic, facciamo un nuovo progetto, non con la griglia musicale perché non mi interessa, sto lavorando a 48 kHz, ma puoi lavorare tranquillamente a 4400 se preferisci. Una sessione di Logic con un ingresso e un'uscita, questo è quello che ti fa fare immediatamente. Chiudo la traccia qui così abbiamo un pochettino più di spazio, apro
la traccia audio 1 su cui io mi vado a inserire, tanto per fare, quello che faremmo normalmente. Cioè io in questo momento sono sul microfono numero 2, quindi inserisco il microfono numero 2 e appena lo inserisco vedi che il suono comincia ad entrare. Il suono entra qui, molto basso, come vedi in un dialogo entro a meno 21. Se spingo molto forte arrivo al massimo a meno 9, potrei arrivare anche a meno 6 probabilmente gridando come facevo con i manga, ok? Ora, se io inserisco gli effetti qui, quello che otterrò sarà di inserire gli effetti in post, cioè io registro flat e poi tutti gli effetti che metto vengono inseriti nel file solo quando vado in esecuzione in play oppure quando faccio il rendering di tutto l'audio. Come fare per inserire una traccia che mi porti gli effetti già all'interno di questo canale dove io in questo momento sto registrando un microfono? Il modo è uno solo, però ci sono due modi per intervenire. Allora, quello che ho visto da Marco di Logic Pro X Italia, che mi aveva suggerito lui, era questo: create New Auxiliary Channel Strip. Crei un channel strip ausiliario, poi gli metti come ingresso il microfono numero 2, devi metterlo in mono, perché chiaramente tu sei in mono, fai entrare il suono da qui, tu come vedi in questo momento non stai entrando, ma ci entrerai. Poi, anziché andare in stereo out, lo porti dentro a un bus, ok? Usi un bus di Logic, sono con il microfono numero 2, questo suono sta entrando nel bus. Il bus però mi ha creato automaticamente un altro AUX da solo che io dovrò cancellare. Ora io potrei fare in un altro modo, pur facendo praticamente la stessa identica cosa. Anziché mettere immediatamente un canale ausiliario, io preferisco fare così. Cambio l'input con un bus, il numero 1, che non sto usando, quindi è libero. In questo momento qui non entra più nessun suono, ok? Perché lo riceve dal bus 1. Adesso inserisco la nuova traccia AUX 1, la metto in mono, vado a scegliere come input il microfono numero 2 e io porterò qui dentro il suono del microfono. A questo punto devo dirgli di uscire sul bus numero 1, che è quello che stavo usando prima, qui. E io porterò il suono qua dentro, ok? Lo porterò qui. Vediamo un attimo. Di farti anche arrivare il suono. Adesso lo vedi che sta entrando. Ma in effetti tu mi stai già sentendo su due canali, perché appena ho attivato questo I, cioè il preascolto, praticamente io stavo già sentendo il suono. Quindi io posso chiudere il mio microfono che sta arrivando a te attraverso questo mixer e ti mando il suono che esce direttamente da Logic, ok? Questo ti consente di fare per esempio una sessione dal vivo. Se tu stai facendo una sessione dal vivo, vuoi mandare fuori il suono, devi avere questa configurazione, cioè registrazione attiva, I in modo particolare, in modo che ti dia il preascolto. Quindi io sto entrando con l'AUX dentro all'audio 1 e lo posso registrare, cioè se io in questo momento vado in rec, ok, io sto entrando con il suono dentro a questa traccia attraverso questo e qui posso regolare il livello e come vedi il livello cambia anche nella traccia che stiamo registrando. Ora se io metto gli effetti qua dentro, comincio con un limiter per esempio. Ora io con il limiter posso fare entrare il suono limitandolo. Per esempio se io lo volessi limitare a meno 12 dB, meno 10, questo limiter arriva al massimo a meno 10, aumento il gain e come vedrai a un certo punto lui comincerà ad abbassare tutti i transienti che superano i meno 10 dB. Tutti i transienti vengono troncati lì in cima e non vai in distorsione. Però io non ci voglio mettere solamente un limiter, vorrei metterci anche, metto in stop un secondo, vorrei metterci anche per esempio il compressore. Ok, io posso metterci un compressore dei 7 compressori per esempio che ci sono all'interno dei compressori di Logic. Allora, tanto per cominciare tolgo auto, tolgo questo, vado in off in modo che sia io a decidere quale sarà il livello di entrata e di uscita. Porto la compressione intorno a 4, 3, 9, 4. I tempi di attacco li tengo medi, diciamo, lo metto a 15, sono 15 millisecondi più o meno.
Il ginocchio, allora il rilascio lo metto a 0, poi il ginocchio è questa roba qui, te la faccio vedere su Graphic, qua si vede bene. Così è un ginocchio morbido, così è un ginocchio duro, significa che il suono quando arriverà su questa cresta comincerà ad essere compresso, ma immediatamente. Se invece io lo faccio con un ginocchio morbido, la compressione sarà più dolce, il passaggio alla compressione sarà più dolce. Inizierà anche prima, però sarà un po' più dolce, cioè non è che immediatamente tu senti l'effetto della compressione. Poi, allora, diciamo, vogliamo usare un opto. L'opto ha delle caratteristiche leggermente diverse, io me lo tengo comunque con la compressione più dolce possibile, ma l'opto ha un tipo di CNI, in questo caso non c'è dappertutto, non tutti i compressori ce l'hanno, più secco, e noi ce lo teniamo leggermente più secco. Quello che ci interessa è vedere quanto mi abbassa il gain, come funziona il gain reduction. Io posso aumentare per esempio l'ingresso a questo punto. Prima io avevo un suono bassissimo e ce l'ho ancora bassissimo, lo vedi qua. Il mio suono qui sta entrando bassissimo dalla scheda audio, quindi nella scheda audio non vado in distorsione. Qui non entro in distorsione neanche volendo. Posso aumentare il gain, portarlo molto più in alto e fare in modo che il compressore cominci a lavorare un pochettino di più, ok? Posso abbassare il threshold, quindi avvicinare la soglia all'ingresso. A questo punto lui abbasserà tantissimo il livello. Poi se non mi piace posso usare un altro tipo di compressore, per esempio questo, che è quello standard classico. Sto diminuendo di quasi 20 dB il suono con il tono che sto tenendo adesso, ok? Quasi 20 dB. Se voglio che diminuisca, cioè che non sia così intenso, aumenterà il volume in uscita perché ci saranno più transienti, quindi il suono è più, in realtà è più alto, ma non è così denso, ok? Quindi con questo posso gestirmi il compressore in ingresso e ce l'ho in tempo reale. Mettiamo l'SSL2 per esempio della Waves, che è appena uscito, questa è una versione nuova dell'SSL, in cui io posso far lavorare l'expander con un attacco veloce e un rilascio veloce della funzione dell'expander. L'expander funziona quando questo non è ingaggiato. Ha due funzioni, gate ed expander. Non c'è scritto, lo trovi solamente sulle istruzioni d'uso, ma in gate ha un taglio molto più secco, quindi tutti i suoni che sono al di sotto della soglia vengono chiusi fuori brutalmente. Con l'expander invece c'è un ginocchio, diciamo così, di ingresso un pochettino più morbido, per cui magari ti prende i fiati e te li tiene un po' più bassi e tiene fuori i rumori di fondo. In questo caso io dovrei avere dei grilli, per esempio se io adesso attivo il compressore con un rilascio veloce, metto abbastanza compressore per farlo funzionare ad esempio a 3,5, ci sono già due compressori, qua c'è un sacco di roba, ci sono tanti di quei compressori che lo so solamente io, è troppa roba, ma è per farti sentire, perché se metto una cosa delicata magari sul video non si capisce granché. Senti che c'è un fruscio di fondo, dato in parte dal microfono, in parte dall'ambiente, e io lo posso far sparire. Chiaramente cala il fruscio di fondo, ma sono anche meno presenti quando queste luci sono accese. Vuole dire che la porta è semichiusa. Quindi se io respiro e questi non si muovono, i respiri sono sono leggermente abbassati. Sospiria. Senti, se io abbasso adesso l'expand, i fiati si sentono di più. Sospiria, ma se lo alzo, tutti i fiati vanno un po' indietro. Ora è chiaro che in un doppiaggio questa cosa rompe le scatole, capito? E anche il compressore potrebbe rompere un po' le scatole. Diciamo che devi comunque cercare di calibrare. Ora ho messo un compressore che sta lavorando veramente troppo. Facciamolo lavorare un po' meno. È veramente, li stiamo facendo impazzire. Lo teniamo 3-1 e lo teniamo giù così. Allora, poi abbiamo sicuramente il limiter che sta lavorando tanto. Guarda, questo è il limiter. Vedi che infatti le ondicine, non si chiamano ondicine, si chiamano... Come si chiamano? Aspetta che lo chiudo questo che non mi serve più. Limiter. Fammi rivedere il limiter, grazie, nasconde là dietro.
e tutti i transienti vengono tagliati. È chiaro che io sto lavorando a meno 10 e invece io vorrei lavorare almeno a meno 3 dB, lo voglio tenere, no? L'ho lasciato a meno 10, per forza i transienti andavano tutti a quel paese. Ecco che il suono diventa normale, non gli metto 20 dB di ingresso perché sono veramente tanti, ma a questo punto io posso entrare con un suono che arriva al massimo qui dentro a meno 3 dB e anche se grido lui lo taglia, lo comprime, capito? Per uno spot probabilmente dovrei comunque tenermi una headroom maggiore, cioè più spazio tra i miei momenti di dialogo e i miei momenti gridati, dove faccio delle cose che si sentono di più, in modo che ci sia dinamica, perché poi comunque per un voice over si presume che io manderò questo file a qualcuno o che ci sia qualcuno che lo sta registrando, quindi ok, ho tolto un po' di rumore di fondo, ok, ho messo un limiter in modo che non vada in distorsione, però la dinamica c'è e ci deve essere, hai capito? Funziona così. Un po' di ringraziamenti li devo fare perché è giusto. Infatti io ho scoperto il trucchetto su Reaper, l'ho scoperto con Kenny Gioia, che è quello che fa i video per Reaper dal sito originale di Reaper, e da Riperiani di Francesco Bonalume. E invece il trucchetto che hai visto qui per fare entrare il suono nella aux e poi mandare il suono già effettato in traccia, l'ho visto da Marco Zanoni di Logic Pro X Italia. Andateci su questi siti, visitateli, iscrivetevi ai loro canali perché si imparano un sacco di cose. Chiaramente io qua posso fare sentire tutto quello che sto facendo. Su Reaper l'ho scoperto con Kenny Gioia perché questo ti consente di registrare i tuoi take e di farli sentire al tuo cliente. Questo è un fatto piuttosto importante, perché se non puoi fare questa cosa, molte volte nelle sessioni dal vivo è veramente difficile se il cliente a sua volta non sta registrando la sessione. E poi facciamo finta di duplicare la traccia, per esempio. No, vogliamo entrare con 2 microfoni. Ok, duplico questa traccia esattamente così com'è. Ok? E questo è l'audio 1 dove eravamo prima, lo metto in rec e questo è l'audio 2 che qui sopra mi trovo con dato che duplicato lo prende sempre dal bus 1, ma io in questo caso vorrei fare entrare un secondo microfono, per esempio, no? E non lo faccio entrare dal input microfonico, ma da un bus nella traccia audio che sarà su Logic, quella su cui andrò a registrare, cioè il bus numero 2 che non sto utilizzando. E come sì, ce l'ho fatta. Scusa, non riuscivo a cliccare nel posto giusto e parlare anche con te. A questo punto, dato che ho creato una seconda traccia, questa qui, e che voglio farci entrare un secondo microfono, devo dargli un altro AUX. Create New Auxiliary Channel Strip. Ed eccolo qui. Il channel strip chiaramente lo metto in mono perché è un microfono e poi andrò a scegliere un altro microfono, ad esempio il microfono l'input 4. Andiamolo ad accendere, ce l'abbiamo qua dentro, input 4. Torniamo sul mixer di Logic e io nel microfono 4 a questo punto, in questo momento appena lo apro ti andrà in uscita, quindi si andrà a sovrapporre questo all'uscita stereofonica. Io devo invece dirgli di entrare sul bus 2 perché è lì che io sto puntando. Uscita bus numero 2, che è l'audio numero 2. A questo punto io, se mi sposto qui, sono sul canale numero 2 e tu mi stai sentendo da questo secondo microfono, non più dal primo. Il primo non sta più funzionando perché l'ho disattivato al momento, nel senso che è ancora qui, perché io posso fare anche così e farteli sentire tutti e due, non è un problema. Ok? Ce li ho tutti e due, solo per non sovrapporre la roba che diventa veramente difficile da sentire. Ed ecco che io sto entrando con un segnale anche nel microfono numero 2. E qui posso fare la stessa identica cosa, inserire un limiter, un compressore, un SSL o un reverber o qualsiasi altra cosa e proseguire con il mio live, magari con 2 microfoni. Potrebbe succedere, che ne so, una sessione di musica, hai bisogno di 2 microfoni per uno strumento e puoi usare 2 microfoni in questo senso. Aspetta che voglio fare un esperimento. Allora, tiriamo via questa traccia con il suo AUX che non mi interessa. Abbiamo AUX 1 e AUX 2, ok? Che sono i miei 2 canali, AUX 1 e AUX 2. Questo è il ritorno di un canale, AUX.
L'importante è che queste due tracce siano in stereofonia. Se queste due tracce sono in stereo, allora sentiamo questa, posso spostare per esempio il suono a destra, cioè a sinistra. E se faccio la stessa cosa qui, posso spostare il suono dall'altra parte. Quindi a questo punto io avrò i due suoni separati, cioè posso crearmi un bus con due microfoni. È carina questa cosa, hai capito? Bella, sì. Ok, qua c'è un conghino, adesso lo tolgo per esempio. Quindi posso crearmi un setup stereofonico per fare anche eventualmente una diretta con degli strumenti. Chiaramente dovrò fare attenzione alla fase e a tutto il resto, però era solo per fare un esperimento con questo tipo di bus. Bello, mi è piaciuto. Gigva, cuore, acciaio, però la versione originale era diversa. Allora, la versione originale era questa qua, che ti faccio vedere, faccielo qua sotto. Ridammi il mouse, porca miseria, me la stavo studiando, perché la versione originale c'è un testo che fa così. Aspetta, mi metto gli occhiali, se no vedo un piffero. Senti, dice: Ore na yame tara, dare na yaru no ka. Ima ni teiro ani wa kenzi, sbaglio sempre qui. Asire, pa 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 pam, asire, pam pam pa pam, big bishu, aga, e poi qui hanno fatto fatica a fare la metrica. Aga de koi kairai. Agade koi rikairai. Sembra bergamasco, è uguale a bergamasco. Quindi è Hore na yame tara, dare na yaru no ka. Imari miteiro ainyu kenzi. No, è diversa la metrica. Imari mite iramiriteiro ani kenzi. Semetsuta, semezzuta, capito? Semezzuta, è difficilissima sta canzone, è veramente è una cosa, cioè, bellissima, però la versione italiana ci aveva messo più test. Senti, la versione italiana è questa, adesso tanto, ma allora cosa stai facendo? Ho capito che c'è questa cosa, fammi sentire questa. Questa è la versione iniziale, è la versione questi qua si chiamano, sono... Allora, questo è quello che sono i Superbots e Rocking Horse, che sono una band che con tutte le canzoni dei manga sono diventati famosi, soprattutto con quelle dei robot, ma poi hanno fatto anche Candy Candy, tanto per dire. E a cantarla c'era sempre lui, Albert Douglas Meekin, un ragazzo di Liverpool, nato il 17 marzo 1945, britannico, ma chi cantava in italiano? Però cantava bene, sta a sentire questa roba. Faceva delle cose, aspetta, perché no, oggi ti parlo di manga, senti, questo qua è il manga. Dai, inizia, su, forza, vai. La versione italiana è già un po' scesa come tonalità. Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Capito? Corri va per la terra. Cioè, a me piaceva moltissimo la versione, quella giapponese, però nella versione che ho trovato, quella che era, diciamo, proprio la sigla iniziale, era un po' più povera, anche perché qua fanno corri e va per la terra, vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare Jig. Invece lui fa bam bam bam, pa pam pam, a meno che bam bam bam, pa pam pam non sia corri e va, perché non conosco il giapponese, per cui se fosse ba pam pam, corri e va, bara pa pa ba ba pam 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 pam, poi fa un pam pam finale così che sembra che sia corri corri corri, in realtà non so che cosa stia dicendo, forse hanno fatto pam pam pam, ma quelli dei Superbots hanno fatto veramente un bel lavoro di scrittura del testo, perché ci hanno messo tutto il coro che canta un sacco di cose, capito? Senti quella cinese, questa qui, c'è quella giapponese. Sì, ma falla partire, non ho capito cosa sei. C'è. Parte che non c'è il corretto iniziale in quella italiana, parte subito con corri in ragazzo laggiù, vola tra lampi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. E qui qua
Hashire, che corri e va. bam 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 bam, hashire. No, qua dice, vedi, corri e va per la terra, voleva tra le stelle, tu che puoi. Kade yori hayai. E questa qua, ha ga de koi rikai rai, che dovrebbe essere tu che puoi diventare G. Senti la musicalità della lingua italiana. C'è niente da fare, mi dispiace, ma sono un po' campanilista oggi.